Sailor Moon, ovvero la marinaia della luna. E voi vi chiederete, dove cacchio sta il mare sulla luna? Ebbene, questo perché siete degli ignoranti, perché sulla luna c'è il mare, e piroscafi, e delfini curiosi, e soprattutto marinaie in minigonna. E la NASA lo sa benissimo, è soltanto che c'è un complotto di palombari in atto. Quindi sulla luna ci sono le marinaie. Eppure i Megazord, caso chiuso. La marinaia della luna, più che una serie, era una lunga masturbazione infantile di 200 episodi, in cui un manipolo di zoccolette minorenni e svampite in minigonna, rigorosamente per almeno 3 minuti a puntata, si denudava davanti ai vostri occhi innocenti, facendovi rizzare l'attenzione a 180 gradi e scoprire che il sangue può pompare anche in luoghi fino a quel momento insospettati. Le marinaie, da buona tradizione giapponese, non navigano manco per il cacchio, però combattono contro dei mostri transessuali spaventosissimi che purtroppo però, essendo cattivi, erano destinati comunque a soccombere, anche se ste qua avevano soltanto 14 anni. Ma pensa che sfiga. Io quando vedevo questa serie, non potendo identificarmi con le protagoniste e non condividendo la passione per l'intimo di Pizzo, finivo per fare il tifo per il mostro. Il problema è che il mostro di turno aveva anch'esso l'intimo di Pizzo, e quindi era un po' come fare il tifo per Andromeda. E diciamocelo, Andromeda fa schifo. Sì, insomma, Sailor Moon era una serie da femmina. Non è vero. È vero. Non è vero. È verissimo. Vabbè, sentiamo, che cosa ti piaceva di Sailor Moon? Allora, innanzitutto Sailor Moon sta alla femminilità nei cartoni come le Spice Girl alla musica. Meno le zeppe inquietanti e i vestiti tigrati. Ha insegnato a milioni di ragazzine in tutto il mondo un sacco di cose. Per esempio che ogni situazione si può risolvere con discorsi di pace, amore e amicizia. E fiorellini, tanti fiorellini. Che non serve un uomo per salvare la situazione. E quello di questa serie era più una zavorra che un eroe. Che si possono prendere gatti davanti allo schermo e a calci i nemici con una minigonna e le scarpe col tacco in qualunque condizione climatica, e che basta che ti cambi vestito e manco tua madre ti riconosce più. Ok, forse questi non erano proprio gli insegnamenti principali, ma le guerriere Sailor hanno fatto la differenza per un sacco di ragazzine, che hanno finalmente imparato a credere in se stesse, nei valori dell'amicizia, della fiducia, dell'amore e nell'importanza di collezionare oggetti luccicanti e cromati coi quali illudersi di potersi trasformare. Da femmina. Guarda com'è bello questo, c'ha le ali che si muovono e questa fa le musichette e si illumina. Ho una crisi epilettica. Non la senti la virilità? Sì, la sento forte. Ancora un po' ed inizio ad ovulare. La prima serie delle marinaie dello Zodiaco venne trasmessa in Italia nel 95 e contava solo 5 signorine, tutte rigorosamente con il culo sodo. Poi se ne aggiunsero un sacco d'altre e pure una bambina coi capelli rosa. Vabbè. Ma sempre perché le altre si avvicinavano pericolosamente alla maggiore età, quindi bisognava ristabilire l'ordine. Sempre rispettando la composizione classica della squadra secondo i giapponesi, abbiamo la piagnona, la secchiona, la lesbica, la zozza e l'altra Sailor Moon. La secchiona ovviamente era quella blu, perché i blu ai giapponesi sta proprio sul cazzo. E lui ne sa qualcosa. E cosa te ne fai di una secchiona per combattere delle drag queen spaziali? Non lo so, non lo so. Però almeno le hanno dato un potere di tutto rispetto. C'era questa che gettava fuoco, questa che evocava il potere di Grayskull, questa che aveva il cerchio rotante di Xena però luminoso, e quest'altra lanciava il laser dal dito. Lei invece aveva il potere delle bolle. Le bolle. Bolle di nebbia! E che cacchio, figlia mia, manco il potere decente ti hanno dato. Ma sei proprio inutile. Quindi in sostanza questa qua faceva una nebbiolina cioè aveva come potere l'umidità corporea, il sudore, le sudava un sacco. Quindi durante il combattimento, quando le sue amiche erano in pericolo e si stavano tutti quanti lanciando onde energetiche, Hadouken, chissà che altro, arrivava lei e diceva: non vi preoccupate, ci penso io. Si concentrava forte e sudava. Sì, sudava. Pronti? Ready! 15-0! Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua! E visto che la protagonista era pure una deficiente, a salvarla ad ogni puntata arrivava Zor. Ah no, Milord, un tizio vestito in qualsiasi stagione in frac, mascherina sadomaso, mantello di Batman e cappello omino del Monopoli, e che salvava la situazione lanciando una rosa da €1 presa dal rosario della Triburtina. Che io comunque avrei delle domande su questo tizio. Cioè, ma lui no?
si cambiava a casa. C'aveva tipo il vestito nell'armadio, tutto bello stirato e pronto. Quando doveva intervenire andava, lo prendeva, se lo infilava, scendeva dalle scale, bello corsa, saliva sulla bicicletta, si metteva a pedalare forte 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 per arrivare. Arrivava tutto sudato, tra l'altro, che schifo. E immagina chi lo vedeva per strada. Un coglione vestito da Dracula su una bicicletta a scappare. Tu ovviamente non sai che Milord è stato uno degli allievi laureati ad honorem alla scuola fondata da Superman nei lontani anni 50, il quale ha insegnato a milioni di soggetti bizzarri come cambiarsi in un lampo in qualunque luogo, dallo sgabuzzino del bar sport ai bagni di un regionale senza aria condizionata. Le guerriere Sailor avevano i loro 20-30 minuti di trasformazione con piroette, luci stroboscopiche, quel vedo non vedo. A lui bastava tirare fuori una rosa, fare una piroetta e voilà, era trasformato nell'uomo mascherato più inutile del pianeta. Che poi Marzio mica era un pezzente che aveva la biciclettina, aveva la moto figacciona e una volta si è pure trasformato mentre andava su di essa. Ok, quel giorno ha causato 8 tamponamenti e ha investito 4 pedoni, ma vuoi mettere la teatralità? E non hai mai visto la sua trasformazione nel live action, vero? Live action? Cosa? Che diavolo stai... Taxido Kamen. Cosa stai facendo con quel cucchiaio? Mi sto cavando gli occhi. Ma poi chi cacchio ce lo portava sto qua là? Come ci arrivava lui? Ogni volta che appariva questo qua appariva sempre sul punto più in alto a disposizione. Sul capitello più alto, nella finestra del palazzo più in alto, oppure sulla gru. Come ci arrivava sulla gru questo qua? Cioè quella vedeva che stava in pericolo. Lui diceva cavolo devo intervenire e scappava, si faceva tutte le scale a piedi questo qua, correva però deve arrivare sul punto in alto perché sennò non può fare il grande ingresso in scena, cioè... Da che mondo è mondo, i personaggi degli anime non possono fare un'entrata banale presentandosi dalla porta d'ingresso e pulendosi i piedi sullo zerbino, dai! Che poi Milord già non aveva molto da fare in combattimento. Diamogli almeno la soddisfazione di perdere quella mezz'ora nel cercarsi il luogo più scomodo / stupido da dove palesarsi, poverino, Dal momento che in battaglia aveva la stessa utilità di Ahmed, il venditore di rose che è lì che tenta di venderti un fiore mentre la sera sei a mangiare al ristorante cinese il tuo involtino primavera. Se gli togli anche le sue entrate in scena, che gli rimane, poverino? Vabbè, a questo punto direi che siamo pronti per riassuntazzare la prima puntata di questo capolavoro. Ovviamente, male. Sailor Moon, Sailor Moon. La puntata inizia con la presentazione della nostra protagonista. Il mio nome è Bunny. Ho 14 anni e frequento la scuola media della mia città. Insomma, si chiama Coniglio ed è minorenne. Perché in Italia sia stata chiamata Bunny non lo so. Mentre Coniglio sta correndo per andare a scuola, incontra un gruppetto di bambini brutti a cui è stato rubato il naso e che per vendetta stanno seviziando un gatto. Ma dove diavolo sono gli adulti in Giappone? Comunque i bambini deformi fuggono ed anche per oggi la terra è salva, fine. Ah no, continua, vabbè. Al gatto per qualche ragione erano stati piazzati un paio di cerotti in fronte e si dice un petardo in culo. Il petardo non era stato ancora acceso, quindi decide di lasciarglielo dov'è. I cerotti invece glieli toglie, scoprendo che sulla fronte ha la falce del vecchio partito sovietico giapponese. Il gatto comunista, con le sopracciglia finte da platinette, allora fa un salto terrificante e dopo momenti intensissimi di sguardi cosmici, il coniglio si ricorda di essere in ritardo e fugge. Per sottolineare il fatto che Coniglio è un idiota, viene subito sbattuta fuori dalla classe. Per sottolineare il fatto che è anche una capra ignorante, da lì a poco si affaccia pure la maestra che con lo spirito pedagogico le dice di essere una capra ignorante e le sbatte in faccia il compito in cui ha preso 30. Oh, ma 30 è buono, cavolo. Avrei baciato terra per un 18. È 30 su 100.
Ok, scusa, sei proprio una capra. Nina, la sua amica senza naso, le dice essere una cercaguai. Sei una cercaguai. Coniglio, ferita nei sentimenti, perde anche lei il naso. A questo punto arriva un tizio odioso con le girelle schiaffate in faccia al posto degli occhi, eppure lui senza naso. Oh, all'epoca si usava così, che vuoi farci? Il suo nome è Ubaldo ed a causa sua negli anni 90 tutti gli sfortunati bambini di nome Ubaldo hanno subito angherie indicibili dai loro coetanei. A causa sua, da allora, se qualcuno avesse deciso di chiamare suo figlio Ubaldo, questo qualcuno sarebbe stato uno stronzo! Ubaldo è qui per sbattere in faccia a Coniglio quanto sia un secchione schifoso. Anch'io ho fatto cilecca, invece di 100 ho preso solo 95. Sai chi avrebbe dovuto fare cilecca, caro Ubaldo? Tuo padre, in quella fatidica notte. A questo punto le ragazze si mettono a parlare di cose da ragazze, cioè brillocchi e gioielli. A Coniglio viene la stessa faccia che viene a me quando leggo il menù in pizzeria. Lo so, sono una persona semplice. Lo sai che al negozio di mia madre stanno facendo una vendita promozionale di gioielli? Ti interessa? Hai detto una vendita promozionale? Sì, ha detto promozionale, che c'è, non ci senti? Ma hai 14 anni, Cristo santo, che te ne devi fare di gioielli? In fondo capisco la gente che ruba i gioielli. Piacerebbe tanto avere un anello di brillanti. Mi accontenterei di una spilla di rubini. Io di una collana di smeraldi. Ed ecco i grandi valori con cui ci hanno cresciuti. Questo dialogo avviene davanti a quel coglione di Ubaldo che rimane senza nulla dire né fare e senza naso, depresso come un pollice. E qui mi dovrei dirlo, ma lo capisco. Intanto andiamo in una sala tetra che sembra essere stata costruita con delle lische di pesce gigante e pezzi avanzati dalla parata di carnevale di Polignano. Contro ogni pronostico non incontriamo Skeletor, bensì l'immancabile zingara cattivona con mire espansionistiche, che agita le mani in maniera autistica davanti alla cappella del suo scettro. Siete riusciti a recuperare il cristallo d'argento? No, maestà. Maestà, mi permetta di farle notare che l'argento è un metallo, non un cristallo. Se sti poveracci devono cercare un cristallo d'argento, mi sa che non lo trovano, Cioè, vuole l'argento o vuole un cristallo? In attesa che venga ritrovato il cristallo d'argento, dovremo sfruttare l'energia degli esseri umani. No, aspetta, che esseri umani? Che voi c'è tutto sto casino per un cristallo? Ma che c'avete coi brillocchi voi? Non lo so. Sono la persona più indicata per portare a termine questo compito. Madonna, se non te la finisci con quelle mani te le trancio. E quindi con degli effetti speciali pazzeschi appare uno sbarbatello vestito a metà tra un gelataio ed un cassiere della Lidl. La perfida Morga ha già cominciato a raccogliere l'energia umana e come sai lei prende ordini solamente da me. Ma allora sei proprio bravo tu, sì, e chi è bravo, E tu sei brava, sì, tu sei brava. Intanto le ragazze si sono recate in gioielleria. La proprietaria della suddetta è la madre di Nina, l'amica roscia di Coniglio, che a differenza della figlia ha sempre il naso ma non ama molto aprire gli occhi. Insomma, gira per il locale ad occhi chiusi sbattendo la faccia sui muri mentre la gente le incula tutto il brillantame, addobbi compresi. Ma accidenti accidentaccio, quando apre gli occhi capiamo dallo sguardo che in realtà è il mostro Morga. Zan zan zan, e la trama si infittisce. I gioielli che sta vendendo sono magici e da questa animazione sembrerebbe che attraggano gli odori. Per fortuna le bimbe hanno il superpotere della povertà e quindi sono salve. Coniglio ha anche un pessimo senso civico e lancia le cartacce per terra. Così facendo però colpisce in testa un ragazzo universitario fuori corso di appena 40 anni più grande di lei. Lui è Marzio e si permette il lusso di fare il figo della situazione nonostante indossi una giacca color cacarella. E comunque si passano soltanto 40 anni e lei ha ben 14 anni, quindi secondo i canoni giapponesi possono copulare tranquillamente. Pedofilo maledetto. Ad un certo punto comunque Coniglio si ricorda di essere scema e si mette a piangere delle palle di riso. Oh, piccola cara. La mamma di Coniglio, come ogni cartone giapponese, fa la casalinga ed anche lei non ama molto aprire gli occhi. Scoperto che la figlia ha preso un brutto voto ed avuto la conferma che quel giorno ha fatto un gravissimo errore a non prendere la pillola, la caccia di casa e la lascia fuori lì a piangere per tutta la sera. Potrebbe apparire come abuso su minore, ma me lanciavano gli zoccoli addosso e quindi mi pare il minimo. Mammina, fammi entrare, ti prego. No, Coniglio, devi rimanere fuori! E se riuscirei a sopravvivere al branco di lupi che infesta la zona, allora poi ne riparliamo. Intanto i gioielli acquistati da quella folla di infogliate iniziano a lampeggiare come delle lucette di Natale ed è subito epilessia generale. Per questa signora invece l'epilessia fa quello che il colesterolo le avrebbe comunque fatto da lì a breve. La mammina a questo punto si volta a guardare la figlia con un colorito che mamma mia, oh, fatti a curare. La figlia è sbigottita, ma non tanto per il colorito quanto perché la madre ha aperto gli occhi!
Ormai si è fatta sera e Coniglio è rientrata a casa dopo aver passato tipo 6 ore grattando la porta e scorticandosi le mani nonché i coglioni ai genitori. Ho pianto così tanto che mi sento davvero esausta. Ora sono troppo stanca per fare i compiti, ci penserò più tardi. Oh, adesso mi faccio una bella dormita. E allora lo vedi? Lo vedi che fanno bene a picchiarti male? Ma ad un certo punto la finestra si apre ed entra il gatto sovietico con il mascara e dei baffi più lunghi di lei e che fa versi da uccello. Insomma, un gatto confuso. Ah, io sono una gatta sciocchina, non si vede? Ma che schifo di marca è questo? Sì? Se il mio gatto parla? Ah, ok, va bene. Se proprio ci tieni, vado a controllare. Dai, parla di qualcosa. Mi vuoi dare una bacchetta magica? Sì? Ha detto di sì. Parlami, ho voglia di instaurare un dialogo magico possibilmente. No, vabbè. Sì, sono andato a controllare. Non parla. Il nostro coniglio è abbastanza spaventata dalla situazione e vorrei vedere. Allora puoi smettere di fare il frugoletto, tirati su! Il frugoletto? Il frugoletto? Che cosa? Puoi ascoltarmi? Per niente irritante la voce di sto gatto. Nonostante le stia pestando la testa, Coniglio non si muove più e quindi capiamo che è morta. Ah, va bene, forse riuscirò a convincerti con un regalo. Ma che sono quei versi? Ma cosa sono? Che versi sono? Ad ogni modo, sto gatto con una capriola si è messo a cagare polvere di fata e lucine. Ed infine una spilla pacchiana in oro di quelle che mette mia zia vecchia la domenica per andare a comandare in chiesa. Insomma, ha un futuro come corriere della droga per il cartello messicano. Davvero mio, dici sul serio? Odioso gatto parlante che fino a poco tempo fa mi terrorizzavi a morte. Mi hai regalato una spilla? Allora adesso siamo amicissimi. Li percepite qui i valori morali della nostra infanzia? Li vedete? Comunque, toccare quella spilla è davvero poco igienico, visto da dove è uscita. Il nemico è arrivato tra di noi e la polizia da sola non può fare niente. È pericoloso, ma devi farlo, devi combattere il nemico. Quindi è arrivato un nemico mostruoso, la polizia non può niente contro di lui. Sai cosa servirebbe? Una 14enne. Eppure scema. Lo so che è pericoloso, però che vuoi fare? È 14enne, proprio così. La commissione di unirti agli altri combattenti e di rintracciare la nostra principessa, la principessa. La principessa! Hai capito, cogliona? Te lo scandisco pure. La principessa! Che poi chissà chi sarà la principessa. Principessa di un regno che non sai dov'è. Ecco, a voi uno dei classici casi di spoiler già dalla sigla. Grazie. A questo punto il gatto sovietico le chiede di ripetere una frase magica. Giusto la frase, eh? Ma evidentemente a Coniglio non bastava. Il gatto non le ha detto di fare tutte ste mosse, le ha detto solo di ripetere una frase. Che è sta cosa? Che poi non voglio dire, ma che trasformazione è? Ma senza pudore proprio, questa usciva con le chiappe da fuori ogni puntata. Mo' che cosa sarebbe successo se a trasformarsi fosse stato un uomo? Vabbè, alla fine si trasforma, ma in sostanza è vestita esattamente come prima, ha solo la gonna più corta e delle cose in testa. Come ho fatto a trasformarmi in questo modo? Ah, mo diventi pure rossa, eh? Prima ci sbatti le chiappe sullo schermo e poi ti imbarazzi, bravo, bravo. Ma guardate la faccia del gatto più imbarazzata di lei, che vorrebbe tanto dirle, ma io ti ho detto di pronunciare una frase, non di cambiarti le mutande. Le pitocche che c'è in testa iniziano a lampeggiare come giocattoli giapponesi e capisce che c'è un pericolo pericoloso. Quindi una 14enne vestita da spogliarellista corre in piena notte a combattere i mostri senza che nessuno la noti o la carichi in macchina. La madre di Mina intanto è invecchiata alquanto precocemente. Questa è collega di pelo rosso, ve lo dico io. Ma Coniglio è arrivata a salvare la situazione ed il mostro giustamente chiede chi sei? Chi sei? Sono la paladina della legge. Sono una combattente che veste alla marinara. Io sono Sailor Moon e sono venuta... Oh, e vabbè, non ti fare brutta, calma calma. T'ha chiesto come ti chiami, non la storia della tua vita. A questo punto il mostro inizia a controllare le collassate con gli occhi bianchi che l'attaccano. Ed è il momento per Coniglio di sfoggiare i suoi strabilianti nuovi poteri, come la fuga, l'inciampata, il saltello. Mamma mia, che tristezza. Questa è stata la trasformazione più inutile mai vista. Oh no, mi sono ferita a un ginocchio.
Seppure sbucciata il ginocchio, che tristezza. Per piacere, chiamate i genitori, fatela venire a prendere sta scema, per carità. Io voglio tornare a casa dalla mia mamma. Voglio la mamma. Ecco, appunto. Il mostro a questo punto usa i poteri di Dalsim. Quindi la nostra eroina decide di difendersi piangendo più forte. Mamma mia, che tristezza. Ma una rosa cade dal cielo e si conficca per terra come una freccia di piombo. Chi sarà mai? Chi sarà stato? Sarà il Team Rocket? Sarà il Rosario di Piazza Maggiore? No, è Zorro. Sono Milord. È Milord. Comunque meglio Zorro, coppa, fidati. Ma come diavolo ci sei arrivato là sopra? Chi ti ci ha portato là? Ti sei portato dietro una scala. Anche questo tizio vestito da carnevale inizia a trattarla come una deficiente, nonostante sia appena arrivato. Piangendo non potrai ottenere nulla, non devi piangere. E quindi lei piange. Vi prego, sopprimetela. Per fortuna quei cosi che c'ha sulla testa si rivelano più utili di lei e mettono KO tutti quanti in un modo che non ci è dato sapere. A questo punto il gatto sovietico le chiede di prendere il diadema che c'è in testa e di lanciarlo come un sasso sui nemici urlando una frase magica. E perché io dovrei fare una cosa simile? Ve lo spiego. Perché non hai fatto un cazzo per tutta la puntata? Sta puntata è iniziata da 20 minuti e non hai fatto niente. Fai qualcosa, per carità! E quindi infine lo fa. Anche se le aveva chiesto solo di lanciarlo sto coso e non di fare tutta sta coreografia, ma vabbè. E così la nostra novella Xina lancia sto frisbee luminoso che polverizza la tipa male, trasformandola in un mucchietto di cocaina che viene prontamente consumata. E allora mi chiedo, perché non gliel'hanno fatto lanciare subito? Perché? Sei stata davvero fantastica. Ma che diavolo dici che non ha fatto niente questa? E sventolando in mantello come il conte Dracula svanisce lasciando la nostra 14enne bagnata come una spugna di mare. Ci terrei a sottolineare l'importantissimo ruolo che ha avuto Zorro nella faccenda, che è arrivato in ritardo, ha lanciato una rosa, non ha colpito nessuno e se n'è andato da eroe. Perfetto. Inutile e perfetto. Milord, inutile. Ok, su questo punto non mi lasci molto da ribattere, però non era totalmente inutile, la sua utilità ce l'aveva. Sottolineava infatti come 5 ragazzine più giovani di lui, di cui una aveva il potere delle bolle di nebbia, non dimentichiamolo, riuscivano ad essere più badass di lui e salvare la situazione. E tutto è bene quel che finisce bene. Indomani tutte le tramortite per qualche ragione non ricordano nulla, si sono svegliate tutte nel loro letto, anche se non ci è dato sapere chi ce le abbia riportate. E fine. Questa era Sailor Moon, che però ci ha insegnato un sacco di belle cose, Per esempio che si può diventare supereroi anche se si è privi di talento, senza alcuna forma di coraggio e soprattutto scemi. Basta avere un bel gioiello luccicante e tanto culo, specie se sodo. Adesso che mi hai rovinato l'infanzia, sei contento? Sì. E grazie mille a Lilletta per aver partecipato a questa roba. Ti prego, non invitarmi più, anzi non cercarmi proprio, fai finta che io non esista. Quando meno te lo aspetti, Lilletta. Quando meno te lo aspetti. E noi ci vediamo prestissimo con un paio di In viaggio con Barbascura, che ho degli arretrati da raccontarvi e comunque bisogna iniziare a preparare il terreno per Game of Thrones. Detto questo, mi raccomando, ciurmaglia sempre in gamba. Un salutazzo a tutti da Barbascura. Ex. E comunque poche cose fanno schifo come la sigla di Sailor Moon in francese. Ma quanto sono sfigati i francesi, o quanto? Ma cos'è una sitcom?